Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi cerchiamo di risolvere un paio di problemini perché appunto ci sono state delle questioni. Allora, vediamo un attimino di cercare di risolverle. Le lavorazioni dell'assegno di inclusione ADI sono già partite da qualche giorno. Questo viene fatto per fare in modo che le poste italiane abbiano poi il tempo di accreditare gli importi a tutte le persone entro la fine del mese. Però cosa è successo? È successa una cosa un pochino stranina, durante queste ultime lavorazioni e lo so perché me lo state scrivendo in tanti sotto i messaggi, anzi nei messaggi sotto i video. E quindi le domande classiche sono queste, io ne ho prese alcune, non è che ne ho prese tutte, comunque sono tutte più o meno uguali, che girano tutte intorno allo stesso argomento. Se la lavorazione dà un esito positivo e compare anche la data di invio della disposizione alle poste, e allora perché sulla lavorazione a qualcuno appare l'importo da pagare con scritto a 0? Poi anche molti di voi mi avete scritto dicendomi che sotto le voci dei requisiti ci sono tutti i pollici verdi, cioè i pollici verdi, vabbè, sono rimasto un po' indietro come con RDC, comunque, però nella colonna, nella riga dell'importo c'è di nuovo l'importo con scritto a 0. Oppure la cosa più classica è questa, perché l'importo è più basso? Vedete che alla fine le domande girano sempre intorno a questo argomento, o importo a 0 o importo più basso rispetto a quello che uno ci si aspettava. E allora cosa succede? Lo sapete che ci tengo a tenervi sempre informati su tutto quanto. Così cosa ho fatto? Ho fatto delle piccole ricerchine e ho trovato delle cause che possono aver provocato questo tipo di problema. Quindi partiamo dalla prima, che è quella più importante secondo me, cioè la lavorazione è terminata, però l'importo è a 0. Allora proviamo a vedere alcune spiegazioni. Quindi una potrebbe essere quella che è nella sezione del fascicolo previdenziale, quella del calcolo dell'importo di ADI, c'è stata una decurtazione della somma, una decurtazione dell'importo, cioè proprio a 0, diciamo, ecco, a causa della mancata presentazione ai servizi senza giustificato motivo a seguito della convocazione. Lo sapete già, ve l'ho già detto in 50.000 video, in 50.000 lingue, se chi prende ADI non si presenta all'appuntamento con i servizi e non fornisce nemmeno una valida motivazione per l'assenza ingiustificata, come per esempio potrebbe essere un certificato medico, adesso ne ho già parlato in un altro video e non sto qui a ripeterlo. Allora cosa succede? Succede che l'INPS provvede a tagliare la mensilità. Quindi in pratica possiamo dire che si finisce nella classica decadenza. Quindi fate attenzione quando si viene convocati, non lo so, dai servizi, dal comune, piuttosto che dal centro per l'impiego, non lo so, quando si viene convocati, ecco, bisogna presentarsi e se vi arriva un SMS oppure un'email, oppure una telefonata non credo, comunque un SMS, un'email, un messaggio sul SISL, che ne so io, controllate sempre di cosa si tratta. Mi raccomando, non fate finta di nulla e soprattutto se vi danno un giorno con un appuntamento dovete andare. Perché poi cosa succede? Succede che vi salta la ricarica e poi per riceverla bisogna fare tutto da capo, perderci tempo, menate, sapete poi com'è. Ecco, ci siamo capiti. Adesso vediamo l'altra domanda, cioè perché l'importo è più basso? Allora, le motivazioni possono essere le più svariate, ce ne sono, guardate, un'infinità. Io ne ho prese solo alcune. Allora, la prima potrebbe essere che INPS decide di decurtare l'importo per
l'invio del modello ADICOM. Quando fate la comunicazione di ADICOM inviate i vostri dati lavorativi e quindi l'INPS provvede a rifare un calcolo. L'altra motivazione potrebbe essere che ci sia stata una variazione del nucleo familiare che ha portato a rivedere l'importo da pagare. La butto lì, è un esempio semplicemente. Un figlio, per esempio, che esce dallo stato di famiglia, diventa maggiorenne, oppure non è più a carico, cioè, questo è un esempio. Quindi, in definitiva, cosa dobbiamo fare? Quello che vi consiglio sempre è di fare una bella telefonata al centralino telefonico dell'INPS per chiedere che cosa potrebbe essere successo, nel vostro caso specifico. Oppure, se non volete chiamare il centralino dell'INPS, potete sempre rivolgervi direttamente al vostro CAF di fiducia. Poi, prima di concludere, ricordatevi le dirette live, perché da adesso in avanti c'è una nuova programmazione delle live. Ebbene sì, ce ne sono ben 2 in programma. La prima è quella che già conoscete del giovedì sera alle 21:30 per parlare di argomenti particolari, tenerci compagnia, 3/4 d'ora, un'ora. Chi volesse vedermi in live può venire a salutarmi, insomma, il giovedì sera alle 21:30. Poi l'altra grande novità sono le dirette live della domenica sera, sempre alle 21:30. Queste sono live dedicate agli iscritti del mio canale di YouTube. Ci vediamo per scambiarci informazioni, aggiornamenti e per rispondere anche eventualmente alle domande. Per partecipare a queste live dedicate, quelle della domenica sera, basta che cliccate sul primo collegamento che trovate qui sotto nella info box. Quindi titolo, info box, qui sotto trovate il primo collegamento. Oppure, se vi viene più comodo, potete andare nella home page del mio canale di YouTube e anche lì, primo collegamento, c'è la possibilità di connettersi, ecco. Quindi da adesso in avanti la domenica sera c'è un nuovo appuntamento dedicato a voi. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!